Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme il fiore della plumeria. È un fiore semplice da realizzare, composto, in questo caso io lo farò da 3 fiorellini, 2 li ho fatti e faremo il terzo insieme, e da 3 foglie, quindi 2 le ho fatte e una la faremo insieme a voi. In più vedremo come realizzare la sfumatura del fiore interno, quindi vi farò vedere la tecnica della sfumatura con l'acrilico. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò comunque con delle storie di anticiparvi i lavori che porterò qui sul canale, e in più vi avremo modo di interagire perché mi potete scrivere sia le vostre richieste particolari, e quindi io per ora le sto selezionando ed esaudendo piano piano, e sia mandarvi i vostri lavori realizzati con i miei tutorial. Per questo progetto utilizzeremo cotone numero 5 bianco, cotone numero 5 verde. Questa è la marca del cotone che sto utilizzando, Super Ritorto Europeo, e un filo di Scozia 100% cotone Macò egiziano. Quindi questo è il cotone che utilizzerò per questo progetto. Uncinetto 1,75, poi avremo bisogno fil di ferro, pinze, forbici e guttaperca. Prendiamo il cotone bianco e facciamo un cappietto iniziale che non conteremo, quindi stringiamo e lavoriamo 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, entriamo nella prima che abbiamo a disposizione facendo una maglia bassa, nella seconda maglia bassa, nella terza facciamo sempre una maglia bassa e nella quarta pure, quindi 4 maglie basse nelle prime 4 catenelle. Continuiamo filo sull'uncinetto, nel punto seguente una mezza maglia alta, nel successivo lavoriamo una maglia alta, proseguiamo con un'altra maglia alta e un'altra ancora, quindi 3 maglie alte nei 3 punti successivi. Filo 2 volte sull'uncinetto, nel punto seguente faremo 2 maglie alte doppie nello stesso punto, quindi abbiamo fatto la prima, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo la seconda. Nel punto seguente una maglia alta doppia, e nel punto successivo 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Filo una volta sull'uncinetto, facciamo 2 maglie alte, quindi nei rispettivi punti sottostanti facciamo la prima e facciamo la seconda, e nell'ultima catenella
lavoriamo 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Cercate di prendere le 2 costine del punto, quindi così, lasciando una costina sola, e lavorate senza tirare il filo, così solo non vi resterà il buchino nella parte superiore, quindi in cima. Siccome mi scrivete in alcuni casi che vi resta troppo forato, questa è la soluzione per non rimanere forato. Poi riprendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo nella maglia successiva e ripetiamo, quindi facciamo 2 maglie alte, due volte il filo sull'uncinetto e ripetiamo 2 maglie alte doppie nello stesso punto, quindi ripetiamo all'inverso quello che abbiamo fatto finora fino a ritornare nella parte iniziale. Arrivati all'ultimo punto, entriamo nella parte centrale con maglia bassissima e ci portiamo infatti al centro del fiore, del petalo. Appoggiamo e tagliamo un pezzetto di fil di ferro, diciamo che ricopra il petalo e che ne avanzi un pochino, perché poi ci farà un pochino da gambo. Quindi ne tagliamo un pezzettino e lo incorporiamo al nostro petalo con maglie basse, quindi lo mettiamo a fianco, entriamo nella primissima maglia che abbiamo lavorato facendo delle maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia sottostante, incorporando così il fil di ferro. Arrivati nella parte superiore facciamo sempre una maglia bassa per ogni punto, perché la punta deve venire arrotondata, e continuiamo così fino ad arrivare alla fine, incorporando così tutto il nostro fil di ferro. Arrivati all'ultimo punto, entriamo dall'altra parte e ci tiriamo il filo con maglia bassissima e sistemiamo il nostro fil di ferro appena inserito. Sistemiamo il petalo e possiamo stringere, attorcigliare il fil di ferro. Lo attorcigliamo per un pochino, facciamo passare il filo, così lo fermiamo e lo blocchiamo, lo passiamo all'interno e continuiamo ad attorcigliare il nostro fil di ferro. Tagliamo il filo e il nostro petalo è terminato. Tagliamo questo filo che si è creato all'inizio, perfetto. Di questi petali ne dobbiamo preparare 5, quindi io il primo l'ho fatto e gli altri 4 me li ero già preparati, quindi qui ci sono i nostri 5 petali. Prima di effettuare la sfumatura e il montaggio del fiore faremo la foglia. Prendiamo il verde, facciamo un cappietto che non conteremo nelle catenelle, lo stringiamo e lavoriamo 36 catenelle.
Fatte le nostre 36 catenelle, entriamo già nella prima catenella che abbiamo a disposizione e facciamo un punto basso. Nella seguente facciamo un altro punto basso, quindi 2 punti bassi. Filo sull'uncinetto. Nella prossima facciamo una mezza maglia alta. A proseguire ne facciamo un'altra e un'altra ancora nel punto successivo, quindi 2 punti bassi e 3 mezze maglie alte. Continuiamo con 4 maglie alte nei successivi punti sottostanti, quindi abbiamo fatto la prima, 2, 3, 4. Quindi 4 maglie alte e 20 maglie altissime nei rispettivi punti sottostanti. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto e facciamo la maglia alta doppia o maglia altissima e ne facciamo 20. Fatte le 20 maglie altissime o maglie alte doppie, continuiamo con 3 maglie alte, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, ci restano gli ultimi 3 punti e dobbiamo lavorare una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta nel punto seguente e nell'ultima catenella lavoriamo 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3 e ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto finora. Ricominciamo dall'altra parte con le 2 mezze maglie alte, 3 maglie alte, 20 punti altissimi o maglie alte doppie. Comunque ripetiamo quello che abbiamo fatto nella prima parte anche nella seconda fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Ritornati qui all'inizio, una catenella, rientriamo nella prima maglia che abbiamo effettuato dall'altra parte e facciamo una maglia bassa seguita da altre 2 maglie basse, quindi in tutto 3 maglie basse, 2, 3, filo sull'uncinetto, continuiamo con 3 mezze maglie alte, e 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4.
Nella maglia sottostante successiva lavoreremo 2 maglie alte nello stesso punto. Proseguiremo poi con 4 maglie alte sempre, quindi per ogni punto sottostante, quindi 1, 2, 3 e 4. Nel punto successivo 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo facendo sempre 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Nel punto successivo 2 maglie alte nello stesso punto di base. Di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Nel punto successivo 2 maglie alte nello stesso punto. Quattro maglie alte, nel punto successivo mezza maglia alta e ne facciamo una, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo i 3 punti che abbiamo fatto nel giro precedente nella parte della in cima. Nella parte centrale faremo sempre 3 mezze maglie alte, quindi nell'ultimo punto, e dall'altra parte ripeteremo la stessa cosa, quindi faremo dal punto successivo 5 mezze maglie alte, 3, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 e 5, e poi cominceremo ripetendo 4 maglie alte, l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 4 maglie alte, 2 maglie alte, cioè continueremo a ripetere ciò che abbiamo fatto nella prima parte fino ad arrivare qui all'inizio del lavoro. Arrivati qui alla fine, entriamo nel punto centrale con maglia bassissima e prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un bel pezzo perché alla fine ci deve ricoprire tutta la foglia e ce ne deve avanzare sempre un pochino. Lo tagliamo e lo inseriamo con maglie basse.
Quindi entriamo nel primissimo punto cominciando a inserirlo e facciamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante, inserendo appunto il nostro fil di ferro fino ad arrivare alla cima. Arrivate in cima all'ultimo punto, qui lavoriamo maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché continuiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Arrivati qui alla fine, all'ultimo punto, entriamo dall'altra parte, ci tiriamo il filo con maglia bassissima e lo tiriamo. Quindi ci sistemiamo il fil di ferro facendolo aderire alla foglia e lo possiamo attorcigliare dopo averlo sistemato. Lo agganciamo il filo, lo tiriamo e attorcigliamo il fil di ferro. Tagliamo il filo e la foglia è terminata. Di queste foglie io per questo progetto ne ho fatte 3, poi voi in base a quanti fiori fate ne potete fare anche qualcuno in più. E queste sono le nostre 3 foglie. Ora dobbiamo sfumare, quindi fare le sfumature ai nostri petali e quindi eseguire il montaggio del fiore. Per fare la sfumatura dei fiori io ho utilizzato un acrilico, quindi sono dei colori acrilici che come i colori a tempera, quindi si possono utilizzare anche quelli, vengono leggermente diluiti con un goccino di acqua. Quindi ora prepariamo il composto del giallo e un pizzico di arancione in un altro ciotolino, chiamiamolo così, perché anche in questo caso facciamo un riciclo creativo. Quindi per fare ciò utilizzerò dei tappi di bottiglie, quindi qui dentro metterò il colore giallo e in un altro tappetto il colore arancio con un goccino di acqua e con un pennellino vi farò vedere come sfumare i fiori. Allora prendiamo un pezzetto di carta per assicurarci di non sporcare il nostro piano di lavoro. Qui ho messo un goccino di arancio e in questo tappetto mettiamo un goccino di giallo. Non ce ne vuole tanto, anche perché non dobbiamo fare in questo caso tanti petali. Mettiamo all'interno un goccino di acqua e col pennellino stesso formiamo il colore.
potete utilizzare due pennelli diversi per utilizzare sia con il giallo e sia con l'arancio. Io in questo caso, per non creare caos, ne prenderò un altro più piccolino e farò la stessa cosa con l'arancione. Poi in base al colore che andrete a mettere, voi vi regolate sul quantitativo di acqua. Comunque, e qui abbiamo l'arancione. Prendiamo il petalo, prendiamo il pennello, lo immergiamo e come prima volta, quando iniziamo la nostra sfumatura, dobbiamo quasi asciugare il pennello in un pezzo di carta, di Scottex. Dopodiché iniziamo dalla parte inferiore facendo questo movimento e andando a salire fino all'incirca questa misura. Mi raccomando, la parte inferiore deve essere più coprente. Nella parte superiore invece si vede la sfumatura. Dopo aver fatto questo tipo di mi raccomando, mettete il dito sotto il petalo che vi verrà ancora meglio, quindi la parte sotto leggermente di più e andate poi sopra e vedete le leggere sfumature che fa nella parte sopra. Prendete l'altro pennellino, entrate nel colore arancione e nel colore giallo, scaricate sempre in uno Scottex, comunque in un foglio, e iniziate dalla parte sotto, sempre facendo questo movimento da una parte e l'altra ad andare per sopra. Quindi se vedete che il risultato ancora è troppo debole, rifate la stessa cosa, quindi da una parte, dall'altra, immergete un pochino e ripartite con la vostra sfumatura. Tenete conto, metà di quello che abbiamo sfumato finora. Se volete ottenere un colore, un arancio più scuro, in questo caso lo farò anch'io, immergerlo solo nell'arancio. Il petalo fatto così l'abbiamo terminato. Mi raccomando, quello che vi voglio suggerire come consiglio essenziale è partire col colore bello da sotto a salire, quindi scaricando il pennello vi verrà la sfumatura nella parte finale, quindi come vedete qui col giallo e qui come vedete con l'arancio, quindi sempre partire da sotto. Poi fate asciugare i petali, li fate tutti e 5 e ora così faremo il montaggio del fiore. Quando i petali saranno asciutti possiamo iniziare a montare il fiore. Quindi iniziamo sistemando un petalo, diciamo, sull'altro in corrispondenza laterale. Li sistemiamo quasi tutti, i primi 4, dopodiché sistemiamo l'ultimo, prendiamo il fil di ferro e lo attorcigliamo bloccando tutti gli altri. Così. Ora possiamo sistemare i petali, quindi li allarghiamo
quindi li avviciniamo tutti, soprattutto l'ultimo che abbiamo appena inserito. Così. Questo è quello che poi otterremo da questa sistemazione. Un attimino, così vi faccio vedere meglio, e possiamo iniziare a dare una forma. Quindi prendiamo l'indice e giriamo la parte di sopra dei petali, così e così, e abbiamo creato il nostro fiore. Nella parte centrale abbiamo riservato un pochino di color arancio, che è qui, bagniamo un pochino, lo tamponiamo sempre con la carta e a girare roteando facciamo la parte centrale. E abbiamo terminato il nostro terzo fiore. Che ci risulterà così. Prendiamo la gutteperca, ne tagliamo un pezzetto e attorcigliamo, la inseriamo sul fil di ferro. Ricoprendolo tutto, e prendiamo mano a mano i fiori, li giriamo così, ne lasciamo un pezzettino nella parte sopra, prendiamo l'altro e facciamo la stessa cosa e li mettiamo vicini, inserendoli così, e prendiamo il terzo fiore e facciamo la stessa cosa, lo inseriamo così, li creiamo praticamente a mazzolino, così. Qui dalla parte sotto inseriamo poi un pezzo di fil di ferro più lungo con del nastro adesivo e quindi facciamo il gambo del fiore. Io in questo caso lo inserirò in un secondo momento, però con l'aiuto della gutteperca unirò i nostri 3 fiorellini di plumeria, li unirò insieme. Così, quindi a formare il mazzolino. E ora possiamo inserire le foglie. Questo è il mazzolino di 3, in questo caso io l'ho fatto di 3 fiori. Nel gambo inseriamo le foglie, quindi in corrispondenza dei 3 fiori inseriamo la foglia, poi inseriamo la seconda e inseriamo la terza.
così, le sistemiamo dandogli una forma e questi li possiamo fissare con la guttaperca stesso. E abbiamo fatto, in questo caso io ve lo sto facendo vedere a mazzolino, però lo potete inserire in una piantina, quindi in un vaso, e fare una piantina di plumeria. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto oggi. Praticamente la plumeria, che è un fiore semplice però nello stesso tempo con sfumature particolari e quindi bello a vedersi. Sicuramente ideale per composizioni e ideale anche per fare delle piantine anche a 5 fiori. Quindi io in questo caso l'ho fatta a 3 ed è abbastanza vistoso, vi posso assicurare. Farlo a 5 riempite comunque un vaso ed è un'idea a regalo veramente ottima.